Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Allora, come vedete oggi sono comodissima qui seduta sulla mia poltrona e voglio rispondere ad alcune delle vostre domande che ho preso da Instagram qualche mese fa ormai, relative a questioni alimentari. Siete sempre molto curiosi riguardo alle dinamiche che coinvolgono il cibo qui in Italia e quindi vorrei rispondere alle vostre domande in merito, cercando di spiegarmi al meglio e cercando di rispondere in modo esaustivo. Allora, la prima domanda è la seguente. Ho visto la passione che gli italiani hanno per la cucina e per il cibo. Ve ne rendete conto? Devo dire che il cibo gioca un ruolo importantissimo nelle nostre vite perché intorno al cibo, diciamo, si creano dei rapporti, dei legami. Il concetto di convivialità non esisterebbe se non esistesse un'attenzione per il cibo. Alla fine il cibo è uno strumento anche per stare insieme, oltre che per nutrirsi, è un modo per ritrovarsi a fine giornata, per cenare insieme e raccontarsi che cosa è successo durante la giornata. Quindi nel momento in cui io mi siedo a tavola e penso a cosa mangio diventa importante. Non posso trascurare ciò che mangio, non posso mangiare qualsiasi cosa io trovi, devo pensare a quello che sto facendo, quindi diventa un mangiare consapevole. E quindi, visto che il momento in cui si mangia è importante, il cibo diventa importante, perciò è anche importante tutto il lato della preparazione di quel cibo. Passiamo alla domanda successiva, che è: perché di solito mangiate la colazione dolce? Per me questo è stranissimo. Allora, io non direi che è strano, è semplicemente diverso da ciò a cui tu sei abituato o abituata. Mm, è un'abitudine diversa e io credo che sia importante che ci siano abitudini diverse a questo mondo perché non possiamo essere tutti uguali, non siamo tutti uguali. Ognuno di noi, anche relativamente alla propria cultura, ha delle abitudini diverse e ben venga che ci siano tutte queste abitudini diverse al mondo. Sarebbe molto noioso se tutti avessimo le stesse abitudini, no? Secondo me sì. Quindi semplicemente nel nostro modo di mangiare la colazione è tipicamente dolce. Ci sono però dei momenti in cui la colazione può essere salata, per esempio nelle zone di montagna o nelle zone di campagna non è insolito vedere dei salumi e dei formaggi a colazione. Allora, prossima domanda. Anche la pasta è vista come un alimento sano in Italia? Certo, la pasta è un alimento sano. Io devo essere onesta con voi. Io non riesco veramente a capire perché all'estero ci sia questa fobia nei confronti della pasta o dei carboidrati in generale, anche nei confronti della pizza. In Italia la pizza e la pasta sono degli alimenti assolutamente sani. È ovvio che poi non si mangia solo pasta e solo pizza, questo è un altro punto molto importante che volevo coprire in questo video, che noi non mangiamo solo pasta e pizza. Non fatevi ingannare da ciò che vedete online su internet perché spesso ci sono persone che dicono che noi in Italia mangiamo solo pasta e pizza, ma non è vero. Ci sono talmente tante ricette regionali che si potrebbe mangiare una ricetta diversa ogni giorno dell'anno e anche più. Ci sono ricette a base di legumi, di verdure, di pesce, di carne, uova, qualsiasi cosa. E
pensare alla cucina italiana solo come pasta e pizza è altamente riduttivo. Chiusa parentesi. Guardate un attimo questa piramide alimentare. Questa è la piramide alimentare della dieta mediterranea, che è lo stile alimentare diffuso nell'area del bacino del Mediterraneo e di cui, diciamo, l'Italia è portavoce. Però questo stile alimentare è presente anche in altri paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo. Guardate dov'è la pasta. La pasta è alla base della piramide. Più si sale e più si trovano cibi da consumare con frequenza minore. Quindi vedete, la pasta è un alimento importantissimo. I carboidrati in generale sono importantissimi. Ovviamente poi bisogna anche abbinare come si mangia ad uno stile di vita sano, quindi camminare, muoversi, allenarsi, eccetera. Tra l'altro, la convivialità di cui parlavamo prima è un elemento fondamentale della dieta mediterranea. Dieta non significa dieta nel senso di mangiare meno cose, dieta significa stile alimentare. Quindi nello stile alimentare mediterraneo un elemento portante è proprio la convivialità, di cui parlavamo prima, no? Il fatto di riunirsi intorno al cibo. Tutti dicono che lo stile di vita italiano è lento. Senti la differenza quando viaggi? Allora, in teoria quando viaggio sono in vacanza, di solito, quindi essendo in vacanza sono io rilassata, perciò anche se vado in un altro posto non noto la differenza perché ho proprio un approccio completamente differente rispetto a quando, diciamo, vivo la mia vita quotidiana. Questa è una cosa da tenere a mente anche quando voi venite qui, che vi sembra tutto più lento, ma anche perché voi siete in vacanza, quindi siete rilassati e questo influisce su come vedete le cose. Devo dire che la vita in Italia può essere lenta, ma può anche essere molto frenetica. Non potrei dirvi che la vita in Italia è lenta, appunto. Nelle grandi città la vita è frenetica, molto frenetica. In altre zone, per esempio nelle cittadine più piccole o in zone proprio fuori dalla città, la vita può essere lenta. Certo, nei piccoli paesi, nei borghi, la vita è molto lenta. Però quello non è il metro di giudizio per valutare la vita in tutto il paese, perché appunto la situazione varia da zona a zona. Va bene. Allora, questo è tutto per il video di oggi. Spero di essermi spiegata bene, spero che abbiate compreso ciò che volevo dire. Se avete altre domande, lasciatele nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto. Ciao!